Buongiorno a tutti e ben trovati. Oggi vediamo come costruire un boombox con poca spesa, 50 euro al massimo, con un autoradio presa su Amazon, due casse e due vie per automobili e una batteria al litio. Ma prima non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale, grazie. Per prima cosa ci servirà una tavola di legno abbastanza spessa, nel mio caso 2-3 cm, e in più l'autoradio presa su Amazon del costo di 20-30 euro. Le casse acustiche altre 20 euro a due vie, chiaramente sono casse economiche, quindi la qualità, la resa è quello che pagate. Questa sarà la disposizione finale delle casse e dell'autoradio. Andiamo a vedere come realizzare i fori per far entrare le casse nella tavola. Una volta segnata la dimensione delle casse acustiche, il contorno della cassa acustica, con il compasso andiamo a realizzare un diametro leggermente inferiore di 1-2 cm rispetto alla cassa. Andiamo a segnarlo sul legno, dopodiché andremo ad effettuare la foratura con una sega per foratura a compasso, anche questa, e un trapano a colonna. Una volta realizzate i due fori per le due casse acustiche, facciamo anche con un seghetto alternativo il foro per l'autoradio e andiamo a fissare le casse acustiche verso l'esterno, dall'esterno verso l'interno, con 4 viti autofilettanti di cui avremo già precedentemente fatto il foro con una punta di diametro inferiore. Una volta fissate le due casse acustiche possiamo andare ad applicare il nostro telo, che è un telo acustico, un telo soprattutto biadesivo, che va perfettamente tagliato a misura rispetto alla dimensione dello spazio esterno da coprire. Una volta provata la misura corretta possiamo andare a rimuovere l'adesivo e iniziare lentamente a far aderire il telo acustico alla superficie della tavola, anche ai lati, ai bordi, perché poi andranno rivestiti con dell'altro legno. Una volta che avete fatto aderire perfettamente la moquette al pannello frontale, andiamo ad applicare il rivestimento in legno che si trova ai bordi. Prendiamo le misure della lunghezza e dell'altezza e tagliamo delle tavolette spesse 5-6 mm di legno, diciamo, buono, che potete trovare anche nei Brico Center, e una volta tagliate a misura le tavole andiamo a fissarle al profilo laterale del pannello utilizzando del Vinavil e utilizzando una pistola sparachiodi con chiodi da 2-3 cm di lunghezza, chiodi singoli, per il lato superiore e anche per il lato inferiore, ripetiamo la stessa cosa. Una volta fissati i due pannelli al centro perfettamente, sia superiore che inferiore, possiamo andare a fissare i pannelli laterali, anche qui con del Vinavil e con la solita pistola sparachiodi. Successivamente con del Bostik vado a sigillare la fessura eventualmente presente tra moquette e rivestimento in legno per evitare problemi acustici. Con un listello da 15x15 mm tagliato a misura vado a foderare tutta la parte posteriore rientrato di circa 3-4 mm lo spessore del coperchio esterno e a fissare questo listello con Vinavil, ovviamente, e la pistola sparachiodi. Una volta compiuto questo rivestimento per tutto il perimetro, il mio boombox è pronto per ricevere il coperchio posteriore, che ovviamente dovrà essere tagliato con un pannello multistrato, in questo caso dello spessore lasciato appunto dai listelli. Vado a forare il pannello per poi inserire le viti filettanti che andranno a fissarlo al posteriore. Una volta finita la parte in legno andiamo ad applicare i primi componenti elettronici. Questo è l'interruttore, che dispone di 5 pin. 2, quelli più esterni, servono per l'alimentazione del LED a 12 volt, quindi ha già all'interno una resistenza, e gli altri 3 per l'accensione e lo spegnimento. Effettuo un primo foro con il trapano nella posizione scelta e poi vado a misurare il diametro e con la fresa adeguata effettuo un foro dello stesso diametro del mio interruttore a pulsante. Una volta inserito il pulsante passiamo ad inserire il jack di alimentazione 12 volt. Anche qui un primo foro con il trapano, poi vado a misurare
la dimensione necessaria e con la fresa effettuo un foro della stessa dimensione. Una volta provato il jack della misura giusta del foro, andiamo ad effettuare le saldature, un cavo rosso e un cavo nero per il negativo ovviamente, e il nostro jack è pronto per essere montato. Il pulsante di alimentazione, anche lui un positivo e un negativo per alimentazione del LED, e due semplici fili bianchi come interruttore del comando di accensione dell'autoradio. Questa è un'antenna che ho ricavato con della ferramenta che avevo a disposizione. La vado a fissare anche qui con un foro nella parte superiore prescelta e poi inserirò una vite al di sopra con dei bulloni, con due bulloni nella parte sottostante, uno per bloccare in posizione l'antenna e l'altro per avvitarci su il cavo di antenna vero e proprio. Inserisco il mio pulsante all'interno del suo alloggiamento facendo passare tutti i fili e poi lo vado a bloccare con della colla a caldo nella parte posteriore. La stessa cosa farò con ovviamente il jack di alimentazione, ma questo chiaramente soltanto una volta saldati i fili necessari. Colla a caldo e il mio jack di alimentazione è pronto e fissato. Adesso è la volta della mia autoradio. Questa è un'autoradio presa su Amazon a un prezzo di 20-25 euro. Dispone di RDS, 18 memorie e ha anche in dotazione un telecomando per volante. Questo autoradio ha un discreto livello di qualità audio. L'unico difetto è che se togliete l'alimentazione perde le memorie. Qui vedete le connessioni necessarie, in pratica il cavo rosso va collegato al sottochiave, quindi al nostro interruttore a pulsante, il cavo giallo va collegato fisso alla batteria, il cavo nero alla massa, gli altri cavi viola e verde ai due altoparlanti posteriori. Ovviamente l'alimentazione sarà data anche dall'alimentatore esterno collegato alla mia batteria a litio 12 volt. Vado ad inserire l'autoradio così com'è, nuda e cruda, all'interno del suo alloggiamento scavato nel legno, dopodiché vado a fissare con dei punti di colla a caldo qui e là la mia autoradio. Fatta questa operazione è il momento di fissare la mia batteria a litio a 12 volt che è stato oggetto di un video precedente che vi invito ad andare a vedere e metterò qui in alto a destra il link per vederlo. Con del biadesivo vado ad attaccare la mia batteria all'interno del mobile del boombox. Successivamente prendo il saldatore e vado a saldare i cavi di uscita degli altoparlanti, il positivo con il colore verde e il negativo con il colore verde con striscia nera. Ripeto la stessa cosa per l'altro altoparlante ma con il cavo viola, dopodiché è il turno di andare a effettuare i collegamenti di alimentazione. Abbiamo detto che il cavo rosso è la 12 volt commutata dal mio interruttore a pulsante, mentre il cavo giallo è la batteria fissa, quella a litio per intenderci, e collegata in parallelo all'alimentatore esterno. Il nero ovviamente è il negativo di alimentazione. Una volta effettuati tutti questi collegamenti, il negativo della batteria, il negativo dell'alimentatore e il negativo dell'autoradio ovviamente insieme mentre il pulsante sarà commutato, a questo punto è il momento di realizzare il connettore d'antenna. Mi procuro una vite che vado a smerigliare e poi a saldarci su un filo di rame che servirà da antenna. Inserisco un elemento isolante in plastica, la guaina di un cavo con un po' di scotch, ed ecco qui il mio jack d'antenna pronto per essere inserito all'interno del relativo connettore dell'autoradio. All'altro capo del filo inserirò una rondella, anche questa smerigliata e stagnata, che andrà ad essere fissata sulla mia antenna posta sopra il mobile, ovviamente con dei bulloni. Una volta effettuati tutti questi collegamenti e fissati tutti i cavi, andiamo ad inserire una pratica maniglia di un vecchio cassetto nella parte superiore, facendo i fori e fissandola con delle viti autofilettanti, e ci servirà per il trasporto del nostro boombox ovunque noi vogliamo. Fatta questa operazione possiamo andare a rimontare il nostro coperchio avvitandolo fino a fondo con le sue viti e siamo pronti per effettuare una prima prova.
Non prima però di aver effettuato una ricarica con il mio solito alimentatore variabile impostato sui 12-13 volt, e una volta che la batteria avrà raggiunto la carica, il BMS presente nel pacco batterie farà terminare la ricarica della batteria a litio. Bene, caricata la batteria non ci resta che provare il nostro boombox, ma prima non dimenticatevi, se vi piace questo video, di mettere like e iscrivervi al canale. Grazie. Andiamo ad accendere il nostro pulsante illuminato. Ecco qui la radio che ci dà il benvenuto. Possiamo alzare il volume e andare a selezionare anche la luce di illuminazione LED, piuttosto che andare a aumentare i bassi, gli alti, oppure semplicemente spostare il bilanciamento e il fader, inserire il loudness, scegliere una qualche equalizzazione o mono e stereo. Selezionare tra le 18 stazioni disponibili che ho prememorizzato l'orologio da noi impostabile, oppure inserire il muting, o infine andare a fare la scansione sia automatica che possibile anche manuale tra le varie stazioni. Oltre a queste funzioni, ovviamente abbiamo a disposizione il cambio del banco di memoria nelle 3 memorie principali, quindi 18 stazioni su 3 banchi, e infine possiamo anche andare ovviamente a selezionare direttamente con i 6 pulsanti le stazioni che vogliamo ascoltare. Come potete osservare, in questo momento il boombox è alimentato a batterie, quindi non necessita di alimentatore se non per ricaricare queste batterie, ed il processo avviene completamente in maniera automatica. Possiamo selezionare l'ingresso AUX della cuffia frontale oppure il Bluetooth. Dopodiché associamo il nostro dispositivo esterno e riprodurremo il brano del nostro artista preferito. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che vi siate divertiti. Se è così vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, perché ho tantissimi progetti e ancora una marea di cose da costruire, da realizzare e da riparare. Purtroppo a me non resta che darvi appuntamento alla prossima volta qui sul canale di Alfred73. Grazie e alla prossima.